qualcosa non torna, o meglio, qualcosa non mi torna e vado dritto al punto, anche per sentire un po' quello che è il vostro di animo, quello che arriva a voi, visto che sono 2 o 3 giorni che praticamente, come al solito, più di parlare di riforme, di cosa bisogna fare, dove bisogna andare ad agire, oh, si tirano fuori tutti i nomi possibili per la panchina dell'Italia, con tanto di favorito. Adesso, proprio adesso, la notizia, leggevo su Cronaca, adesso, non mezz'ora, adesso, e ho detto no, aspetta, adesso, e vado un po' a sentire cosa dite anche, cosa arriva davvero, adesso. Conte favorito per il ruolo di CT dell'Italia. Ieri il favorito pareva essere Mancini e appunto qua viene riportato nome caldo anche quello di Roberto Mancini. Stamane leggevo su Sport Media, no, la community, la gente vuole Allegri. Tizio, Caio, sempre. Ma scusate, mi sfugge qualcosa. Ma le elezioni, i voti per eleggere questo benedettissimo nuovo presidente non ricadranno il 22 di giugno. Mi pare di sì. E com'è possibile che già c'è adesso tutti... Se ancora non sappiamo chi sarà e non abbiamo, non dico non ne abbiamo la più pallida idea, perché anche su questo si dibatte, si discute. Malago, abete. Hanno tirato ancora fuori il nome di Abete. Abete. Cioè, ma ci rendiamo conto? Abete. Ancora. Abete. Albertini è stato rispolverato. Colui che era appunto in ballottaggio con Tavecchio e perse all'epoca. Ma io penso ancora ad Abete. Abete. Cioè, si tira fuori nome. Come al solito arriva fuori sto miscuglio, questa miscela che ci porta sempre un po' a spasso. No, non va bene. Per nulla, direi, per nulla. Mamma mia, mamma mia. Vabbè, proviamo anche un po' ad articolare, a valutare insieme un po' cosa sta succedendo. Prima, come al solito, se volete spolliciate per seguire i prossimi contenuti, iscrivetevi perché sarà Pasqua e la festeggeremo insieme guardando le partite e tutto il resto. In descrizione trovate anche tutti i profili social, scampanellate, grazie. Tra l'altro oggi avevo registrato insieme a Prince un contenuto, poi è andato a farsi benedire, perché tra il software, mamma mia, faccio una fatica immane. E avevamo iniziato con il congedo, con le dimissioni di Gattuso. Sono seguite anche delle parole che mi so più... Lato umano Gattuso, tante volte l'abbiamo detto, lo ribadiamo per l'ennesima volta, nulla da dire, davvero, nulla da dire. Non oso immaginare quanto sia amareggiato e dice appunto bisogna fare di tutto pur di agevolare, no, la venuta di questo nuovo CT e c'è poco da fare. Non lo scopriamo di certo oggi, Gennaro Gattuso. Poi sul fatto che abbia delle responsabilità che magari, come è stato detto da tanti, l'ultimo dei responsabili può anche essere vero, ma le ha avute anche lui delle responsabilità e proprio per questo motivo oggi, e perciò mi collego, parlare di quelli che sarebbero senza ombra di dubbio anche tatticamente parlando degli upgrade, Conte, Allegri, vuoi proprio per standing, vuoi proprio per palmarès, vuoi proprio per carriere e tutto il resto, eh, servono davvero ancora una volta come fumo negli occhi per portarci un po' dove gli pare. Ragazzi, io voglio vedere, o meglio, io voglio che si faccia, l'ho detto ieri, lo ribadisco, adesso bisogna fare. Bisogna fare. Sì, per carità, il City è importantissimo per magari conseguire risultati nel breve tempo, no? Nell'immediato, però ribadiamolo ancora una volta, dalla prima mancata qualificazione al mondiale, e parliamo appunto di quando ci fu Ventura ad oggi, no?
c'è stato un impoverimento clamoroso del bacino di italiani, della qualità del gioco, del sistema e di tutto il resto. Questo è indiscusso. Quindi tu puoi mettere anche Guardiola, perché poi ci sono anche i nomi esotici, anche Guardiola, perché oggi non te lo puoi minimamente permettere, questa è la realtà. E non so neanche se l'Italia si possa permettere di nuovo Conte, Allegri, non di certo persone che hanno un salario di poco conto. Però, vabbè, oggi è facile buttare dentro nomi. Cosa diversa per Mancini che vorrebbe rientrare prepotentemente. E io sono il primo che l'ho anche difeso Mancini, nel senso quando tutti lo volevano fuori per la mancata qualificazione, io vi dicevo, vedete che comunque ha avuto lui delle idee brillanti e non è un caso che il suo 4-3-3 ci abbia portato attraverso il gioco e non la speculazione, il buttare la palla, difenderci, arroccarci, pauri, ha portato a un europeo che non è poca roba. Fortuna, tanti può essere anche perché sono combaciate tante cose, però avevamo un'Italia che giocava, senza ombra di dubbio. Ok. Però nel momento in cui tu te ne vai in Arabia, è finita, è chiuso. E io sono il primo che voglio anche Conte, che mi piace, solo per selezionatore, o magari lo stesso Allegri, stiamo parlando di gente importante. Però a me sembra che anche parlando e tirando fuori questi nomi, già questo mi sembra un chiaro segnale che ci ancoriamo sempre al passato, al guardiamoci dietro. Oh, a me anche da queste scelte mi pare che non c'è nessuna volontà di proiettarsi al futuro. No, cerchiamo sempre nel breve tempo di valutare, perché giustamente chiunque si sederà su quella poltrona pensa all'immediato, perché non li vedi subito immediatamente i benefici del tuo lavoro, perché qua parliamo di un lavoro di 10. Si deve lavorare nei 10, nei 15, ci deve essere una programmazione che deve essere valutata tra 10 a 20 anni, ragazzi. Non sto dicendo cose fantasmagoriche, sto dicendo la verità. I risultati, il seme che tu pianti oggi, la pianta per cresce anni e anni e anni e anni. Però se mai lo piantiamo questo seme comincia e appunto, ma sto facendo esempi che non ci azzeccano proprio niente con le mie competenze, però dico l'albero, se tutti i rami li tagli e poi non rimane nulla, quindi almeno seminiamo un altro albero, perché questo qua sta deperendo completamente. E poi quando non c'è nulla, non c'è più neanche un ramo, ti attacchi al tronco, ecco. Va bene, che dire sostanzialmente? Ripeto, a me non piace sta roba qua, favorito, non favorito, non entro nemmeno nelle parti perché, ripeto, a me sembrano tante notizie, poi buttate anche un po' lì, a vedere un po' forse per capire, per sondaggiare. Non c'è niente da sondaggiare in questo momento. Ribadisco ancora una volta, dovete fare. Non basta solo mettere il CT che può piacere un po' a tutti, non basta. Non è solo ed esclusivamente una questione di CT, anzi, ora come ora, mi sembra davvero l'ultimo dei problemi. Mi sembra davvero, deve essere visto come l'ultimo dei problemi. Invece è quello che ci buttano subito in faccia, così da, lo ribadisco ancora una volta, da portarci un po' a spasso. No, fate, perché poi davvero arriva il giorno dove non ci si vorrà sedere più nessuno su quella panchina, se non gente che lo fa per giustamente arrivare e non gente più arrivata. E non lo so, non lo so. Mi atterrei al fatto che il 22 di giugno ci sono delle elezioni e lì datemi dei nomi, fate dei nomi che non sono ancorati al passato ma che guardino al futuro. Per favore, ve lo chiedo, per favore. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, like se volete, iscrivetevi al canale, un grande abbraccio da Neschio.